Presonus PD70, un microfono dinamico, cardioide, ma come suona questo microfono? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui col Presonus PD70, un microfono dinamico cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che cardioide vuol dire che prende soprattutto tutto ciò che avviene nella parte anteriore del microfono, molto meno quello che avviene lateralmente e quasi zero ciò che avviene nella parte posteriore del microfono. Microfono dinamico, cioè un microfono che in teoria dovrebbe essere la scelta migliore per ambienti poco trattati acusticamente. I microfoni dinamici sono meno sensibili rispetto a quelli a condensatore, ma hanno il vantaggio appunto di essere forse la scelta più indicata per ambienti un po' rumorosi. In questo momento il Presonus PD70 sta entrando nel Rodecaster Pro senza nessun effetto. C'è un gain però di 35 dB, quindi questo microfono, essendo un microfono dinamico, ha bisogno di un po' di spinta. Ovviamente una scheda audio, il Rodecaster, insomma attrezzatura abbastanza moderna, riesce a pilotarlo tranquillamente. Laddove la tua scheda audio fosse un po' più datata e il preamplificatore non riesce a dare troppa spinta, puoi utilizzare sicuramente un mic booster, e cercalo qui nel mio canale. Ho fatto la recensione del Clark Technics CT1, se non ricordo male, che appunto serve per essere utilizzato con i microfoni dinamici per dare più spinta. Ok, torniamo a questo microfono. Questo microfono, quando l'ho ricevuto ieri, la prima cosa che ho notato è che pesa tantissimo. Sinceramente pensavo, poi mi sbagliavo, che pesasse più del PodMic della Rode. In realtà no, gli passa un centinaio di grammi di differenza. Questo pesa circa 850 grammi, il PodMic 970. Comunque stiamo parlando di microfoni pesanti. Sarà che questo microfono qui è un po' più sottile rispetto al PodMic, e quindi quando l'ho preso per la prima volta non mi aspettavo questo peso, quindi ti racconto questo perché la qualità costruttiva, i materiali impiegati sono molto molto resistenti, quindi da questo punto di vista nessun problema. Cosa c'è nella scatola di questo Presonus? Questo. Il Presonus, basta, non c'è altro. C'è appunto il Presonus che ha già l'attacco per essere agganciato all'asta microfonica, e c'è questa spugna fondamentale. Come puoi ascoltare, il lavoro che fa sulle plosive pizza, peperoni, pizza, podcast, peperoni, pizza, tutto sommato non è malissimo. Non mi fa impazzire questa spugna, nel senso che l'ho tolta e ho verificato che è molto sottile. Non è una spugna di quelle molto molto assorbenti. Probabilmente se la tua voce esaspera le P e le B, quindi le plosive, io ti consiglio di cambiare questa spugna con la spugna dello Shure SM7B, perché ho visto dei video americani e quella spugna va perfettamente su questo microfono, quindi non dovresti aver problemi. E quella spugna sicuramente è molto più doppia, ok? Bene. Allora, io sto registrando il microfono senza nessun effetto. Quello che stai ascoltando è ciò che esce direttamente dal microfono, quindi non è applicato nessun effetto, semplicemente un po' di volume in più, ma altrimenti non riusciresti a sentirlo. Ok, io sto registrando, lo dico a beneficio di quelli che non hanno seguito gli altri miei video, sto registrando in un ambiente mediamente acusticamente trattato. Che cosa significa? Significa che pur avendo il materiale fonoassorbente avanti, dietro, di lato, il soffitto è molto molto alto e c'è su quel lato un finestrone gigantesco. Quindi non è un ambiente silenziosissimo, infatti fuori dalla finestra, giù in strada passano auto o ci sono persone che parlano, ma mi fa piacere registrare in questo ambiente proprio per farti ascoltare quella che potrebbe essere una situazione molto più vicina appunto alla tua. Cos'altro dirti di questo microfono? Un microfono che, come puoi sentire, non è molto flat. Guardando, appunto, ti metto qui adesso in sovraimpressione la risposta in frequenza. Ecco, ti rendi conto da solo quanto questo microfono, guardando appunto la risposta in frequenza, abbia una spinta molto forte dai 2000 in poi fino ai 10.000, quindi enfatizzando le medio-alte ma soprattutto le alte, e abbia un taglio dalla parte opposta verso i bassi, secondo me un po' troppo eccessivo. Se tu stai cercando un microfono totalmente flat, questo non fa al caso tuo. Perché? Perché se hai già una voce molto spinta sulle frequenze medio-alte,
questo microfono non farà altro che enfatizzarle maggiormente e quindi dopo dovrai lavorare con l'equalizzatore per sistemare un po' le sibilanti e comunque le frequenze troppo alte. Se è una voce molto sottile e quindi vorresti un po' di bassi in più, questo microfono non fa il caso tuo perché ha un taglio abbastanza importante nella parte relativa appunto alle frequenze basse. Secondo me è un taglio anche abbastanza eccessivo. Quindi, come dire, da un punto di vista di risposta in frequenza è un microfono che va bene soltanto per determinate voci, ok? Quindi adesso tu la stai ascoltando sulla mia voce e a me, diciamo, questo microfono non mi fa impazzire, ti dico la verità. Però magari sulla tua voce calza a pennello. Quindi, come al solito, i microfoni dipendono sempre molto dalla voce, oltre che dall'ambiente, ovviamente, anche molto dalla voce che va appunto a sollecitare la membrana del microfono. Ok? Dopo averti raccontato questo, voglio, come vedi qui c'è un vuoto, voglio testare questo microfono con il mitico Rode PodMic, che è il microfono che posseggo e che utilizzo per fare conferenze online, webinar, live streaming, eccetera, e che non mi fa impazzire, ma come ho già detto a proposito del Dynacaster, ogni volta che provo questo microfono con altri microfoni mi rendo conto come questo sia effettivamente migliore come suono, ovviamente migliore per me, per la mia voce e per questo ambiente, ok? Non esiste il microfono migliore in assoluto. Va bene? Adesso monto anche questo e ti faccio una comparazione tra i due microfoni in modo che tu possa sentire le differenze tra i due e scegliere qual è quello che ti piace di più e che pensi possa essere migliore per te. Ok? Abbasso il volume così non ti faccio sanguinare le orecchie e ci vediamo tra un attimo. Ok, adesso siamo davanti ai due microfoni, il Rode PodMic e il Presonus PD70. Adesso ti faccio sentire, man mano che parlo, la differenza tra i due microfoni, andando a switchare prima su uno e poi sull'altro. Allora, quello che ho percepito io di questi due microfoni, che stai sentendo entrambi super puliti, quindi non è applicato nessun effetto, quello che vedo guardando il Rodecaster davanti a me è che il PodMic ha un volume un po' più basso, quindi addirittura più basso rispetto al Presonus. Entrambi sono a 35 dB di preamplificazione nel Rodecaster. Ho voluto tenere la stessa preamplificazione anche per farti sentire la differenza in termini di spinta di volume tra i due microfoni. Sinceramente pensavo che il PodMic avesse una spinta in più, invece è al contrario, il Presonus ha una spinta maggiore. Ok, che dire, entrambi i microfoni hanno una qualità di costruzione molto molto buona, e non solo perché pesano 970 grammi e 850 grammi, quindi comunque siamo quasi vicino al chilo, infatti sono belli pesanti, e se vuoi tenerli sulla scrivania con un'asta, ti conviene comprare un braccio di quelli che reggono un peso importante, perché sicuramente non sono microfoni leggeri. Quindi considera anche questo: se vuoi uno di questi due, o compri un'asta da scrivania, quelle con la base che si poggiano e lì non hai alcun tipo di problema, oppure se vuoi comprare un braccio di quelli che si muovono, devi fare attenzione a comprare un braccio che riesca a sopportare un peso di quasi 1 chilo, ok? Altrimenti attacca il microfono, pum, e il braccio cade e corri il rischio di danneggiare il microfono. Altra cosa ancora, quindi la qualità di costruzione di entrambi è molto molto alta. Entrambi i microfoni, anche il PodMic, in realtà non spinge tanto sulle frequenze basse come puoi ascoltare. C'è comunque un taglio anche lì e c'è comunque un'enfatizzazione delle frequenze alte. Ok, quindi entrambi i microfoni hanno quell'enfatizzazione che serve per rendere la voce maggiormente intellegibile, quindi per farti arrivare in modo corretto tutto quello che io sto raccontando, ok? Per farti comprendere meglio il suono delle mie parole. Entrambi i microfoni quindi sono spinti su quelle frequenze, il che fa sì che necessariamente in post-produzione bisogna agire con un equalizzatore e con un deesser. Dipende molto dalla tua voce, ovviamente, però io sinceramente con microfoni che hanno queste caratteristiche utilizzerei sempre un equalizzatore e un deesser, oltre ovviamente a un compressore, magari un noise gate. Altra cosa, per esempio, la rumorosità dei due microfoni. Io li trovo tutto sommato sopportabili come rumore self-noise, quindi proprio il rumore del microfono. Non sono molto rumorosi, provo a stare un attimo in silenzio.
ok? Quindi secondo me, tutto sommato, non sono sicuramente i microfoni più silenziosi in assoluto, però tutto sommato è tollerabile. Entrambi i microfoni sono cardioidi, che vuol dire? Vuol dire che se io mi sposto di lato e adesso lo faccio, tu senti una risposta diversa. Provo a spostarmi di lato, ok? Adesso sono di lato rispetto al Presonus e dovresti sentire la mia voce più bassa, anche se quello che tu stai sentendo è la voce che non arriva direttamente qui nel microfono, ma rimbalza sulle pareti e arriva poi nel microfono. Facciamo la stessa operazione anche per il PodMic. Ok, adesso sono davanti al PodMic, anche per il PodMic ovviamente la voce che tu senti in questo momento non è quella che arriva direttamente, ma quella che rimbalzando su e giù per le pareti poi entra all'interno del microfono. Che ne dici? Mi interessa sapere il tuo commento relativamente ai due microfoni in generale e a quello che ti ho raccontato finora. Per quanto riguarda il prezzo, questo qui, il Rode PodMic, costa 100 euro. Il massimo che ho visto è 110 su Amazon, il minimo 95. Questo qui dovrebbe costare intorno ai 150 euro. Ok, poi ovviamente lo sai, su Amazon i prezzi oscillano, quindi magari se ti interessa questo, tienili in osservazione e vedi un po' quando il prezzo scende. Che dirti? Secondo me sono molto diversi come microfoni e ancora una volta, se vuoi sapere la mia opinione, ancora una volta io preferisco il Rode PodMic. Come dire, è un microfono che non mi fa impazzire, ma ogni volta che lo paragono ad un altro microfono non posso fare a meno di pensare che questo è migliore. Quindi sono sempre alla ricerca, l'ho fatto col Sontronics, l'ho fatto col Dynacaster, adesso con questo, col Presonus. Cerco un microfono che possa sostituire questo perché questo non mi fa impazzire. Anche se poi, utilizzando un certo tipo di post-produzione, il suono è veramente molto bello. Però di naturale il suono pulito non mi fa impazzire, perché è proprio questa tipologia forse un po' più moderna di microfoni che non mi piace tantissimo. Se pensi che il mio microfono preferito al momento è il Rode NT1, quello nero, quello super flat e super silenzioso, capisci bene che un microfono così spinto verso le alte non può piacermi. Però, insomma, spero che questo video ti abbia fatto comprendere non qual è il microfono migliore in assoluto, né qual è il migliore tra i due, perché poi alla fine dipende, come ce lo siamo detti, dalla voce, dipende dall'ambiente, ma qual è il microfono che pensi possa essere più adatto a te, alla tua voce e all'ambiente all'interno del quale registri. Entrambi i microfoni sono dinamici, quindi entrambi i microfoni possono andare bene per un ambiente poco trattato, quindi da questo punto di vista non hai grossi problemi. Come ti dicevo all'inizio, per entrambi i microfoni vale questo discorso: se non hai una scheda audio o un mixer o un preamplificatore in grado di spingere questi microfoni, ti conviene comprare un mic booster, quindi dall'economicissimo Clark Technics CT1 che trovi nei miei video qui nel canale, fino ad arrivare al Fathead o al Dynamite o altri preamplificatori che costano però un bel po'. Da un certo punto di vista è sempre meglio avere un mic booster, perché così spingi di meno sul preamplificatore e introduci meno rumore. Però valuta tu. Ovviamente ogni scheda è diversa dall'altra, ogni ambiente è diverso dall'altro, quindi non esiste una regola sempre valida per tutti. Ok, io credo di averti raccontato tanto, ma soprattutto fatto ascoltare tanto, perché quello che preferisco fare io nel mio canale, piuttosto che raccontarti troppe cose tecniche, perché le trovi nel sito dei produttori e quindi scaricandoti gratuitamente le specifiche, quello che mi piace fare su questo canale è farti ascoltare i microfoni, ok? Farti ascoltare i microfoni proprio per farti prendere una decisione basata soltanto su quello che riesci ad ascoltare, quindi sulla mia voce all'interno di questo ambiente. Bene, che dirti, io per oggi ho finito, ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima di salutarti ti chiedo di iscriverti al mio canale laddove non l'avessi ancora fatto, di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!